In questo video spieghiamo il giusto approccio alla traina al dentice, almeno per come lo intendo io, usando ovviamente tutte le potenzialità che i nostri strumenti sono in grado di darci. Questo vuol dire parlare di cartografia e parlare anche di ecoscandaglio. Anche la cartografia per la traina con il dentice, secondo me, è una cosa fondamentale. Serve innanzitutto per andare a vedere dove possono essere gli hotspot, cioè le migliori zone dove andare a cercare il pesce, e ci serve soprattutto anche per pianificare la nostra battuta di pesca. Comunque vediamo insieme quali sono gli argomenti principali che andremo a vedere in questo video. Allora, per quanto riguarda l'ecoscandaglio, parleremo della frequenza, della potenza, del gain, clutter, shift. TVG no, ovviamente, perché stiamo parlando comunque di profondità comprese 50-60 metri, massimo 80, quindi a quelle profondità il TVG non lo andremo sicuramente ad utilizzare. Però andremo a parlare sicuramente delle frequenze, frequenza alta, frequenze basse, chirp, monotono, la potenza, anche in questo caso in certe situazioni bisogna parlare anche di questo, gain, clutter e shift, che dovremmo aver cominciato già a imparare un po' come vanno utilizzati. Per quanto riguarda invece la cartografia, andremo a cercare sulla cartografia gli eventuali hotspot di pesca, parleremo della mappatura del fondo, la composizione del fondo, come può esserci utile per andare a cercare i predatori, e il concetto di prua e rotta, che molto spesso viene sottovalutato, ma nella traina al dentice, quindi una traina molto lenta, avere il vettore prua e il vettore rotta può essere veramente sostanzialmente utile. Andiamo a vedere la cartografia. Ecco, qui c'è la cartografia. È la cartografia che si trova online della Navionics, si trova in due modalità, si può scegliere modalità carta nautica normale, che è questa, oppure Sonar Chart, dove troviamo moltissime linee di fondo. Questa è un'isola che conosco molto bene, l'isola di Lussino, e ve la faccio vedere un po' più da lontano così riuscite a capire dove siamo. Eccoci qua, questa è l'Italia, qui c'è l'Istria e sotto troviamo l'isola di Lussino. Perché la conosco bene? Beh, prima di tutto perché io lì ho una casa, sono fortunato e ho una casa al mare, vado spesso a Lussino a pescare, ho iniziato a pescare già all'età di penso 10-12 anni. Prima andavo a pescare con il nonno e dopo ho comprato la mia prima barca a 18 anni e da lì insomma è sempre stata una crescita, conosco queste acque molto molto bene fondamentalmente. Lussino è veramente un hotspot per quanto riguarda la traina al dentice, ci sono tantissimi posti che sono veramente molto molto interessanti. Queste sono le due isole di Stracane e un po' più su abbiamo l'isola di Unie. Ecco, vi mostrerò alcuni video più avanti, proprio sull'ecoscandaglio. Sono registrazioni fatte in questa zona qui. Quindi andremo proprio a vedere l'ecoscandaglio in funzione anche di quello che ci dà la cartografia. Altre zone molto buone per la traina sono questa. L'isola di Susak, con tutte le sue secche esterne. E tutta questa zona qui, che è anche molto molto interessante proprio per il tipo di fondo
tipo di fondale. Come ho detto, queste zone io le conosco molto bene, però se dovessi, diciamo, scegliere in una zona qualsiasi la battuta di caccia dove andarla a fare, cioè scegliere la zona dove andare a concentrare la ricerca e la traina, sicuramente terrei sotto controllo alcune battimetriche. In questa zona io so che le battimetriche migliori, più favorevoli, sono quelle che vanno tra i 25 e i 35 metri. Poi dipende molto dalle strutture che abbiamo intorno. Tante volte i dentici si possono trovare anche a profondità minori. Qui in centro video vi mostro un gradino che è molto interessante. Come potete vedere, lì abbiamo un salto di un 10 metri circa. Sicuramente un posto che bisogna andare a vedere. Qui abbiamo un piccolo scoglio, una secca che risale dal fondo. Anche questa è una struttura importante che io prenderei in considerazione. Ecco, per esempio questa zona qui è molto scoscesa. Ve la metto in centro video. Ecco, questa è sicuramente un'altra zona molto molto interessante. Se anche vado a vedere sulla carta normale, no, sulla carta normale Navionics per esempio non viene mostrata, soltanto sulle sonar chart. Bene, andiamo adesso a vedere una schermata reale fatta con l'ecoscandaglio e con la cartografia. Questo è lo schermo del mio multifunzione, un Furuno TZT3. Lo sto registrando ed è diviso in 3 parti. A sinistra abbiamo l'ecoscandaglio, il classico ecoscandaglio 2D, in questo momento impostato sull'alta frequenza in CIRP. Dopo abbiamo a destra in alto la sezione del fondo sotto la barca, da destra a sinistra. Questo è una cosa che si ottiene con un altro modulo, un black box che si chiama DFF 3D. E mi dà praticamente in live, cioè in tempo diretta, proprio la struttura del fondo e la sezione di proprio come stiamo navigando e tutto quello che si trova sotto la barca, sia in termini di pesci che di fondale. A me in questo caso interessa molto il discorso del fondo, dopo vedrete perché. Sotto vedete la cartografia, che è una cartografia che ho creato con praticamente il DFF 3D, che è questo modulo a 40 beam, che va a sovrascrivere la cartografia normale che ho sullo strumento. Quindi quello è esattamente quello che si trova sotto la barca dal punto di vista della cartografia. A sinistra come ho detto, l'ecoscandaglio. Quello che si vede lì è semplicemente la memoria di tutto quello che è passato sotto la barca, ma guardate per esempio in questo momento io mi sto avvicinando al promontorio, che è tutto subacqueo, ovviamente è una secca quella. Se vedete sul schermo in alto a destra c'è un salto di circa 25 metri, un bel gradino con un altro gradino sotto. Io ci sto passando sopra con la barca. Ecco, da notare la differenza rispetto all'ecoscandaglio classico che si vede a sinistra. Le differenze sono, come vedete, sostanziali. Con l'altro ecoscandaglio sarebbe stato veramente molto difficile capire cosa stava succedendo sotto la barca. Col DFF 3D sommato alla cartografia è tutto abbastanza più semplice. Adesso rivedremo questo passaggio perché andremo a analizzarlo nelle varie fasi per cercare di capire cosa bisogna notare, cosa bisogna guardare, come faccio io per regolare nel modo corretto, diciamo, lo strumento. Adesso andremo a fare anche uno shift, cioè un ingrandimento sul fondo, da non confondere con lo zoom. Sono due cose molto diverse, almeno sullo strumento della Furuno. Lo shift ci permette di aumentare di molto la definizione sul fondo,
Chiaramente farò un altro video proprio dedicato allo shift, a cui tengo molto perché secondo me è una funzionalità veramente molto utile in pesca. Cosa dire ancora? Adesso andiamo a vedere appunto questo shift. E un'altra cosa da notare è quelle due linee che partono dalla prua della barca, una è verde e una tratteggiata rossa. La tratteggiata rossa è la direzione della barca reale, la verde la prua. Come vedete non sono coincidenti, anzi sono molto diverse. Questo è dovuto al vento, allo scarroccio, alla deriva. Ma adesso andiamo a rivederci il video dall'inizio. Come vedete avevo appena superato, cioè mi ero avvicinato troppo alla costa e l'ecoscandaglio mi ha segnato giustamente una profondità di 12-13 metri. Dopodiché mi sono allontanato e ho ripreso la rotta vicino alla costa. La prima cosa che bisogna far presente, secondo me, una delle cose importanti nella traina con il vivo, è la velocità relativa e assoluta. Cioè la velocità rispetto al fondo, che è quella che viene segnata dal nostro ecoscandaglio, in questo momento a video non ce l'ho, e dopo c'è invece la velocità che è relativa all'acqua. La traina al dentice con il calamaro vivo, in questo caso, e comunque deve essere fatta tra una velocità, a mio avviso, da 0,5-0,7 fino a un massimo di un nodo .2 o nodo .5. Ma questa velocità è riferita all'acqua più che alla velocità del GPS, quindi è importante controllare l'inclinazione del nostro filo, della canna che esce, perché se è quella che ci dà la reale corrente a cui è sottoposta l'esca e il nostro piombo. Ovviamente dipende anche dalla profondità a cui stiamo lavorando, però con un po' di esperienza, facendo le prove magari andando in un senso o nell'altro, uno si rende conto di quanto è la velocità della corrente dell'acqua e fa le sue valutazioni, aumentando o calando. E ovviamente è anche importante sempre tenere presente che a noi interessa la velocità sul fondo, non la velocità a metà acqua o di superficie, perché tutte le nostre attenzioni nella traina al dentice sono rivolte alla parte diciamo più vicina al fondo. Come vi ho detto prima, guardate anche la direzione della barca, quella linea verde con la linea rossa tratteggiata non sono coincidenti. Per avere questa cosa bisogna aggiungere una bussola sulla propria imbarcazione, sulla propria strumentazione, e tra l'altro questa bussola serve anche dopo per poter disegnare la cartografia. Vi mostrerò dopo anche come si fa anche questa cosa qui. Quello che vedete sopra il fondo è fondamentalmente pesce foraggio. La profondità qui siamo sui 35, 36, 38 metri. Adesso ho tolto la traccia vecchia che non mi serviva più. Benissimo, andiamo a vedere allora un'altra schermata, un altro video sempre registrato sul mio strumento. Qui abbiamo superato il promontorio, per intendersi, e ci sono i primi mark. Sul fondo un mark più lungo e sui 32 metri vedete altri 6-7 mark. Qui sono con la frequenza, la bassa frequenza, quindi il fondo mi viene disegnato un po' con meno precisione. Comunque adesso sto utilizzando lo shift. Ecco qui altri mark del pesce foraggio. I pesci comunque vengono fuori benissimo, cioè con la B265LH, che è quella che sto utilizzando, come vedete la definizione è veramente molto molto alta. Qua siamo a 28 metri, sempre in alto a destra abbiamo la sezione del fondo, qui c'è un fondo abbastanza pianeggiante in questo momento. Dalla cartografia vedete che ci stiamo avvicinando ad altri screenshot. Andiamo a vedere la prossima schermata. Questo è un esempio di uno screenshot che ho salvato sullo strumento.
Il TZT3 della FUR1 ha questa facoltà, cioè battendo con 2 dita sullo schermo si salva l'immagine in modo che uno possa ricordarsi perfettamente quando ritorna sul posto che cosa aveva visto. Ecco qui vediamo la barca che è in azione, sta facendo la mappatura del fondo, quella linea blu scura che state vedendo serve proprio per disegnare la linea di fondo. Mentre sulla destra abbiamo un bel mark, questo qui è un pesce sicuramente importante, posso stimarlo intorno anche dai 6 agli 8 kg, un dentice sicuramente, non è in questo momento in fase predatoria, non ci sono altri mark di pesce foraggio, ma è sicuramente un pesce molto importante. Ecco un altro screenshot che avevo salvato sullo strumento. Come vedete c'è della mangianza sul fondo e abbiamo 2 mark distinti. Questi probabilmente non erano dentici, erano ricciole. Perché dico questo? Perché come vedete sono molto lenti, stavano parecchio fermi, quindi neanche pesce in attività. Era del pesce che era abbastanza tranquillo e sopra un altro pesce foraggio, e a un certo punto dopo si è calato e è andato all'interno del pesce foraggio. Comunque 2 pesci importanti, non grandissimi, non stiamo parlando di pesci secondo me oltre i 3-4 kg. Ricciole può essere anche dentice, ma il dentice ha una mark differente, di solito ha un mark molto più corto, lo andremo a vedere più avanti. E sulla cartografia a destra, come vedete, avevo appena iniziato a fare la mappatura e ho salvato questo screenshot proprio per questi 2 mark che per me erano comunque importanti. Considerando il fatto che tantissimi di voi sarete curiosi di vedere come avviene la mappatura del fondo, vi metto anche questo esempio. Allora, come vi ho detto prima, linea blu è la parte dove il mio DFF 3D può spazzolare e vuol dire circa il doppio della profondità. Questo vuol dire adesso siamo a 58 metri, io riesco a mappare 60 metri a destra, 60 metri a sinistra. E sulla sinistra ho la cartografia che mi sto facendo io da solo, me la sto creando. A destra invece abbiamo l'ecoscandaglio, un classico ecoscandaglio 2D. Ho cambiato la palette colori, sto usando un altro colore, si chiama Solar. Sto facendo ancora dei test su queste palette colori. A me interessa soprattutto il discorso di come riesce a modificarmi la visione del fondo, e dopo più avanti vi mostro una schermata per farvi capire meglio cosa intendo. Comunque anche questo sistema è ottimo, riesce a mettere bene in evidenza i target. Allora, vediamo un attimo adesso le regolazioni dell'eco. Qui abbiamo un gain che è abbastanza alto, 47, ma questo dipende molto anche dalla palette colori. Ricordate, dovete sempre mettere il gain, la funzione del gain va regolata sulla profondità e dove state pescando. Sto usando lo shift, che non è lo zoom, è un'altra cosa. Lo shift mantiene un'alta definizione sui target, è uno shift che va dai 53 metri fino ai 60 più o meno, quindi non sono in scala automatica, sono in scala manuale. Per quanto riguarda la potenza, in questo momento io sto andando con una potenza minima. L'ecoscandaglio è in grado di generare 1 kW, ma ho visto, questa è una cosa che per me l'ho notata, ecco, cioè a volte i pesci sono infastiditi. Comunque l'ecoscandaglio si sente, anche se sono ultrasuoni, in realtà qualcosa si sente sott'acqua, si sente un ticchettio. Beh, io penso che anche i pesci abbiano questa sensibilità di riuscire a sentire questo ticchettio, quindi io, soprattutto nelle zone che sono tanto battute, preferisco mettere sempre la potenza al minimo rispetto a quello che mi serve. Qui non ho grandi problemi di termoclino, nel senso che non ho la necessità, non ci sono strutture sul fondo, come potete vedere, importanti che mi generano delle correnti che voglio tenere presente, ma ve lo mostro dopo, un esempio invece di termoclino. E in questo momento siamo su un fondo abbastanza piatto, però siamo passati sopra una struttura, una pietra, che io ho marcato come piccola pietra, che è sicuramente molto interessante anche per i mark che avete visto sopra.
Ecco un altro esempio di come cambia la rappresentazione cambiando semplicemente palette colori. Come vedete a sinistra abbiamo un'altra palette, si chiama Solar, a destra la palette classica. La palette Solar ha bisogno di molto più gain ed è in grado di mostrarmi la struttura anche del fondo. Qui adesso in questo esempio non si vede perché non ci sono rocce sul fondo, in questo momento abbiamo un fondo ghiaiosoli, però vi posso assicurare che se ci sono delle rocce riesce a mettere in evidenza tutti questi livelli, proprio per questo fatto che ha tutte quelle scale di rosso sul fondo, cosa che invece con l'altro sistema non si ha. E se voglio vedere però il termoclino o la densità dell'acqua riferita alla salinità o temperatura, sicuramente la visione normale è superiore. Anche per quanto riguarda i target, il pesce foraggio con la visione a destra, quello tipo classico, è sicuramente superiore e funziona molto meglio. Su quest'altra registrazione vi mostrerò un po' di pesce foraggio. Lì ho fatto un cambio frequenza, sono passato dall'alta alla bassa frequenza e adesso andiamo a valutare un po' anche il pesce foraggio che si trova sui promontori, sulle punte, sulle strutture sommerse tipo le secche, come in questo caso insomma. Solito discorso, a sinistra abbiamo l'ecoscandaglio classico standard, in alto a destra la sezione del fondo. In questo momento vedete proprio su quello schermo lì, quello nero dove è scritto 33,9, la mangianza si trova un po' a sinistra, però io cerco di stare proprio sopra il gradino. Vedete c'è un gradino circa di 8 metri lì e sotto comincia a esserci anche tanto altro pesce. Purtroppo qui non abbiamo trovato il dentice, il dentice stava da qualche altra parte quel giorno, però abbiamo messo alla prova gli strumenti e abbiamo visto che funzionava tutto come doveva funzionare, tutto nel modo migliore. Come potete vedere dalla cartografia, io ormai ho l'abitudine di non mettere più waypoint o mark, metto direttamente lo screenshot per ricordarmi come era fatto il fondo e ritrovare quindi dei punti certi. Per me questa è una funzione veramente molto molto comoda. Da notare anche il gradino ancora. Adesso sta finendo, stiamo uscendo, infatti anche dalla cartografia si nota questo. Siamo sempre in shift, ovviamente. Bene, per questo video penso che sia a sufficienza, anche perché diventa veramente lunghissimo, siamo già a 22 minuti e oltre. E il prossimo sarà sicuramente sui calamari. Approfitto per ricordarvi sempre di iscrivervi al canale e di andare a vedervi gli altri video che sono magari un po' più teorici, un po' più tecnici, ma che servono assolutamente per capire un po' meglio il nostro ecoscandaglio, come funziona, cosa bisogna fare per settare nel modo corretto tutti i vari parametri per riuscire a vedere meglio sul nostro eco. Ecco, spero di rivedervi presto, magari in live. Presto ci sarà la live, presto raggiungeremo questo traguardo dei 1000 iscritti e la settimana dopo farò una live bella lunga in cui parleremo di tante cose con altri video e altri screenshot che so vi interessano tantissimo. Grazie ancora, lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Buon divertimento con i vostri strumenti. Ciao!